Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo tutorial andrò a utilizzare di nuovo il bravissimo, questa volta nella variante Avio. Sono gomitoloni da 500 grammi per 1500 metri di lunghezza ed è composto dal 100% acrilico. Uncinetto di lavorazione è il 5. Detto questo, vi lascio al tutorial. Prima di iniziare vi ricordo che se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina in modo da non perdervi i prossimi video. Detto questo, iniziamo. Allora, prima di iniziare vi spiego un attimino cosa andremo a fare in questo tutorial. Vediamo il modellino un pochino da vicino. Quindi, unito lo sprone, andiamo avanti con le maglie alte fino a un certo punto, dopodiché andiamo ad aggiustare un multiplo di 3. Questo motivo si sviluppa in 2 righe. Quindi in 2 righe andiamo a completare il motivo. Nel mio progetto l'ho fatto per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 volte il motivo. Allo stesso modo andiamo a lavorare la manica, quindi prima andremo a lavorare a maglia alta e dopodiché andremo a prendere il motivo. Per quanto riguarda il collo andiamo a raccogliere tutte le maglie a maglia alta, quindi ogni maglia alta che c'è qui io vado a fare una maglia bassa. Quindi se la scollatura è troppo profonda andate a chiudere un pochino prima di fare i mezzi ventaglietti, andate a chiudere un pochino la scollatura e poi andiamo a fare i mezzi ventaglietti. Vedete, si forma, vedete, questa arricciatura. Allora, per formare questa arricciatura andiamo a fare in ogni maglia alta che noi vediamo qui, andiamo a fare una maglia bassa. Quindi passiamo nella maglia alta successiva e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi ogni maglia alta ho fatto una maglia bassa e si è formato, vedete, questa arricciatura. Per quanto riguarda le taglie, questa veste è una taglia SM. Adesso io vi dico anche le misure. Io ho 60 cm come larghezza. Qui sotto lo scalfo della manica io ho 39 cm, mentre sotto, facendo questo motivo, vedete, e facendo un multiplo di 3 se ne va a 45 cm e qui ad esempio è 49 cm. Per quanto riguarda il consumo di filato, io di un gomitolo di 500 grammi mi è rimasto solamente questo. Ok, quindi un gomitolo da 500 grammi, anche perché è il motivo che consuma molto filato. A questo punto io direi di passare direttamente al tutorial. Per il nostro progettino abbiamo bisogno solamente di una misura, quindi la misura delle nostre spalle. Quindi prendiamo il centimetro e andiamo a prendere la misura da una parte all'altra. La misura in centimetri la riportiamo a catenelle, quindi andiamo a montare le catenelle. Quando arriviamo alla misura che praticamente abbiamo delle nostre spalle ci possiamo fermare. E quindi nel mio caso io sto facendo una taglia S ed ho 38 centimetri, quindi ho 38 centimetri. Su 38 centimetri mi entrano 64 catenelle. Allora disegno il mio sprone, quindi vado a fare 64 diviso 2. 64 diviso 2 fa 32. Prendo questo 32 e lo metto nel pannello dietro, quindi pannello dietro, pannello per le maniche e pannellini davanti, quindi 32 lo vado a mettere nel pannello dietro. Vado a fare un'altra divisione, quindi vado a prendere il 32 e vado a dividere sempre per 2. 32 diviso 2 fa 16, quindi questo 16 lo vado a mettere in una manica, il 16 che mi rimane nell'altra manica. Dal 32 del pannello dietro ne tolgo 2, quindi da 32 vado a 30. I 2 che ho tolto nel pannello dietro li vado a mettere nei pannellini davanti, quindi pannellino davanti, manica, pannello dietro, manica, pannellino davanti. Qui ai 4 angoli vado a fare una catenella per andare a fare gli aumenti, quindi qui andiamo ad aggiungere una catenella. Quindi questo significa che vado a lavorare nella prima maglia, vado a lavorare 2 maglie, qui vado a fare una catenella, subito dopo vado a lavorare le 16 maglie, vado a fare una catenella, le 30 maglie, catenella, 16 maglie, catenella, 2 maglie. 2 maglie perché è compresa dell'aumento. Allora, aumentando all'inizio e alla fine vado a formare il mio V. Ecco qua, vado a formare il mio V. Prima di chiudere lo sprone per lo scalfo della manica
bisogna avere lo stesso numero di maglie che abbiamo nel pannello dietro, quindi mettiamo che facendo gli aumenti, arrivando alla nostra misura, lo stesso numero, ad esempio abbiamo 50 maglie nel pannello dietro, quindi nei pannellini davanti devono corrispondere i pannellini davanti, quindi 25 in questo pannellino e 25 in questo pannellino, quindi totale 50 maglie. Ok, quindi prima di chiudere lo sprone, lo stesso numero di maglie del pannello dietro deve corrispondere con i pannellini davanti e praticamente le due punte si vanno a toccare prima di chiudere lo sprone. Allora, ho montato 64 catenelle, quindi andiamo ad iniziare con il pannellino davanti, quindi vado a fare 3 catenelle, 1 2 3, che sostituiscono la prima maglia alta, entro nella quarta dall'uncinetto e vado a fare la seconda maglia alta. Quindi questo è il primo aumento, quindi andiamo a fare una catenella, entriamo nella catenella successiva e andiamo a fare 16 maglie per la manica, per la prima manica. Fatte le 16 maglie per la prima manica, andiamo a fare una catenella, quindi il secondo angolo, quindi una catenella, vado nella catenella successiva e vado a fare 30 maglie, a lavorare 30 maglie per il pannello dietro. Quindi fatte 30 maglie per il pannello dietro, andiamo a fare il terzo angolo, quindi una catenella, prendo il filo sull'uncinetto e vado a fare 16 maglie per la seconda manica. Allora, ho terminato le 16 maglie per la seconda manica, mi rimane l'ultima catenella da lavorare. Quindi andiamo a fare il quarto angolo con una catenella, poi prendo il filo sull'uncinetto, entro nell'ultima maglia e vado a fare 2 maglie alte, quindi il secondo pannellino davanti. Ok, e questo è, vedete? Quindi 2 maglie alte, catenella, 16 maglie per la prima manica, il secondo angolo, 30 maglie per il pannello dietro, il terzo angolo con una catenella, l'altra manica, una catenella e il secondo pannellino davanti. A questo punto andiamo a fare il secondo giro. 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, quindi 1 2 e 3, volto il mio lavoro nello stesso punto, vado a fare una maglia alta, quindi un aumento. Nella seconda maglia qui vado a fare una maglia alta e poi qui c'è lo spazio, il primo angolo dell'aumento, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazio della catenella e vado a fare maglia alta, catenella e maglia alta prese nello stesso punto, quindi questo è l'aumento. Andiamo avanti con le 16 maglie della manica. Allora, fatte le 16 maglie della manica, arriviamo al secondo angolo, quindi andiamo a fare l'aumento, prendo il filo sull'uncinetto, entro qui nello spazietto della catenella e vado a fare maglia alta, catenella e maglia alta prese nello stesso punto. Quindi andiamo a fare le 30 maglie per il pannello dietro. Allora, lavorate le maglie alte per il pannello dietro, arriviamo al terzo angolo, quindi andiamo a fare l'aumento, quindi entro, vado a fare maglia alta, catenella e maglia alta. A qui abbiamo le 16 maglie per la manica. Allora, lavorate le 16 maglie della manica, qui abbiamo il quarto angolo,
prendo il filo sull'uncinetto, entro, maglia alta, catenella e maglia alta. Qui abbiamo le 2 maglie alte, quindi andiamo a fare una maglia alta e nell'ultima maglia, che sono le 3 catenelle, andiamo a fare un aumento, quindi entro e vado a fare maglia alta e maglia alta. Ecco qua, e questo, tutti i giri saranno tutti uguali. Allora, adesso andiamo avanti con i giri ripetendo sempre la stessa cosa, quindi nella prima maglia andiamo a fare l'aumento, nell'angolo andiamo a fare gli aumenti, quindi 4 aumenti e 2 aumenti sia all'inizio che a fine giro. Quindi andando avanti così, le 2 punte si devono toccare, lo stesso numero di maglie che abbiamo sui pannellini davanti deve corrispondere al numero di maglie che abbiamo nel pannello dietro. Io facendo gli aumenti all'inizio e a fine pannello, vedete, si forma questo triangolino, quindi il totale delle maglie che ho nel pannello dietro è uguale ai 2 pannellini, quindi le 2 punte si toccano. Ora io come circonferenza, adesso vi dico la misura, io ho 38 centimetri e come scalfo della manica io mi ritrovo con 14 centimetri. Ora, se a voi ad esempio si toccano le punte e non riuscite ad avere lo scalfo della manica che vi serve, potete anche aggiungere delle catenelle qui volanti tranquillamente, perché non c'è un multiplo da seguire. Vado a prendere il filo e l'uncinetto e andiamo ad unire lo scalfo della manica e il V, quindi volto il mio lavoro. Alcuni di voi mi dicono: ah, le maglie alte non li posso lavorare perché si formano quelle linee fastidiose. Allora io ho deciso di fare che ogni giro che io faccio vado a tagliare il filo e riparto con un nuovo giro, ok? Quindi io parto da questo punto, questa volta parto da questa parte, il giro successivo parto dall'altra parte, tutto qua, così non si forma nessuna linea fastidiosa. Quindi entro in questa maglia, vado a fare una maglia bassissima, a mano, vedete, ci portiamo anche il filo dietro, e 3 catenelle, 1 2 e 3. Quindi questo giro partiamo da questa parte, il prossimo giro andiamo a partire dall'altra parte e vado a lavorare le maglie alte. Quindi fino al primo angolo. Lavoro l'ultima maglia e sono all'angolo, vedete, sono al primo angolo, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nel primo angolo, lavoro la maglia alta, passo nel secondo angolo qui e vado ad unire il primo scalfo con una maglia alta. Quindi il primo, vedete, il primo scalfo manica è già unito, quindi continuiamo a lavorare fino alla prima punta. Quindi arrivati, vedete, alla punta, una maglia prima, quindi piego, ecco qui. Allora, quindi vado a lavorare la maglia, lavoro l'ultima maglia e poi lavoro la maglia, vedete, dove mi sono chiusa. Quindi entro nella prima punta, entro nella seconda punta così e vado a chiudere con una maglia mezza alta, quindi chiudo tutte le asoline insieme così, ok? Quindi questa è l'ultima maglia alta e questa è una maglia mezza alta. Adesso andiamo a lavorare le maglie alte, quindi chiudiamo con una maglia mezza alta. Quindi lavoriamo le maglie alte fino al prossimo angolo. Allora, arrivati all'altro angolo, entro nell'angolo, vado a fare una maglia alta, passo nell'angolo, vado a fare un'altra maglia alta, quindi ho unito il secondo scalfo manica. Quindi continuiamo
con le maglie alte e ci vediamo alla fine, quindi completiamo la riga. Allora, sono arrivata alla fine della riga del giro, quindi mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Ecco qui, entro qui e mi vado a chiudere, vedete, con una maglia bassissima. A questo punto vado a tagliare il filo, quindi vado a fare un nodino, ok, prendo il filo e parto da questa parte, quindi mi sono chiusa da questa parte, vado a partire da questa parte, quindi entro qui e vado a fare maglia bassissima, quindi vado a fare 3 catenelle e vado a lavorare le mie maglie alte. Mi porto anche dietro il filo, vedete, questo filo ne lascio magari pochino all'inizio, così ecco qua, e vado a lavorare le maglie alte. Quindi sono arrivata, vedete, alla maglia, alle 3 catenelle, vado a prendere la maglia, vedete, cerco di prendere la maglia qui al centro, vado ad entrare al centro della maglia, ecco qui, vado ad entrare qui e vado a lavorare la maglia alta regolare, quindi mi porto anche dietro il filo, ecco qua, e vado a lavorare la maglia, le maglie alte, così evitiamo, magari non lo volete tagliare il filo ogni giro, lo tagliate ogni 2 giri, ecco, io lo vado a tagliare ogni giro, così evito quella linea fastidiosa, ma se a voi magari vi sembra un pochettino più lungo il lavoro, andate a tagliare ogni 2 giri, così andate a tagliare il filo e partite dall'altra parte, vedete, così non si vede completamente niente. Quindi mi porto anche dietro il filo e vado a lavorare le mie maglie alte. Qui sono allo scalfo della manica, quindi ho una maglia alta qui e una maglia alta qui, quindi vado a lavorare una maglia alta qui e una maglia alta qui. Di nuovo, quindi continuiamo a lavorare le maglie alte come si presentano. Allora, vedete che sono arrivata alle 2 punte, quindi ho lavorato la maglia, entro nella maglia mezza alta qui al centro e vado a fare maglia alta e poi passo nella maglia alta successiva, quindi questa è la maglia alta, quindi vado a lavorare le maglie alte come si presentano. Ok, vedete, quindi a questo punto andiamo avanti con i giri, andiamo a superare il seno e ci fermiamo prima dell'ombelico, qui a questa altezza, e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, ho terminato i giri che mi servivano. Allora, dopo aver chiuso lo scalfo della manica sono andata avanti per 20 centimetri, quindi a partire dalla spallina, vediamo quanto ho di misura, quindi ho già 37 centimetri, ok, quindi a partire dalla spallina, e poi di larghezza ho 40 centimetri. A questo punto andiamo a fare motivo, quindi io volto il mio lavoro, vado a fare una catenella, rientro nello stesso punto e vado a fare una maglia bassa. Qui mi alzo con 1 e 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, vedete qui, nella stessa maglia dove ho fatto la maglia bassa, quindi rientro di nuovo qui e vado a fare 3 maglie alte tutte insieme, 1
2 e 3. Ok, quindi 2 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle sopra la maglia bassa e poi 3 maglie alte. Salto 2 maglie di base, quindi 1 2, entro nella terza e qui vado a fare una maglia bassa, così deve venire, vedete, questo mezzo ventaglietto. Qui la stessa cosa, quindi andiamo a fare 1 e 2 maglie e 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro qui nello stesso punto, nella stessa maglia e vado a fare 3 maglie alte. Salto 1 e 2, maglia bassa nella terza e riparto di nuovo, 2 catenelle e 3 maglie alte. Salto 2 maglie di base, quindi 1 2 nella terza maglia bassa e riparto di nuovo con mezzo ventaglietto, quindi 2 catenelle nello stesso punto, vado a fare 3 maglie alte, salto 2 maglie di base, nella terza mi chiudo con una maglia bassa. Lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine, ho fatto il ventaglietto, mi vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia bassa. Qui mi alzo con 1 2 3 catenelle e vado a fare un punto puff con 3 gettati, 1 2 e 3, chiudo, lascio 2 asoline e poi vado a chiudere tutto insieme. Una catenella, entro qui nelle 2 catenelle che abbiamo fatto, quindi abbiamo fatto 2 catenelle e poi abbiamo fatto 3 maglie basse, quindi entro qui e vado a fare una maglia bassa, una catenella, filo sull'uncinetto, vado nella maglia bassa, quindi abbiamo la maglia bassa, le 2 catenelle, quindi entriamo nella maglia bassa e andiamo a fare un punto puff con 3 gettati, 1 2 e 3, chiudo, lascio 2 asoline sull'uncinetto e poi vado a chiudere tutte e due insieme, una catenella, entro qui nelle 2 catenelle, direttamente nelle 2 catenelle vado a fare maglia bassa, una catenella, filo sull'uncinetto, entro qui dove c'è la maglia bassa e vado a fare un punto puff, 1 2 e 3, chiudo, lascio 2 asoline sull'uncinetto e poi vado a chiudere tutte e due, una catenella, qui ci sono le 2 catenelle, entro così e vado a fare una maglia bassa, una catenella, filo sull'uncinetto, qui dove c'è la maglia bassa andiamo a fare un punto puff, 1 2 e 3 gettati, chiudo, lascio 2 asoline, chiudo tutte insieme, una catenella, qui dove ci sono le 2 catenelle vado a fare maglia bassa. Ecco qui, quindi lo andiamo a fare per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine, ho fatto la maglia bassa dentro le 2 catenelle, a questo punto mi vado a chiudere, ho fatto la catenella, mi vado a chiudere qui in alto al punto puff con una maglia bassissima e qui ripartiamo di nuovo a fare i mezzi ventaglietti, quindi il motivo è questo, si sviluppa in queste sole 2 righe, quindi vado a fare una catenella, rientro, una maglia bassa, qui vado a fare 1 e 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare 3 maglie alte, quindi passo nel punto puff successivo, entro qui e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, 1 2, prendo il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare 1 2
e 3 maglie alte, sempre prese nello stesso punto sopra il puff. Vedete, qui abbiamo il puff, maglia bassa e 3 maglie alte. Mi chiudo nel punto puff successivo, quindi entro qui in alto al punto puff e chiudo con una maglia bassa e riparto di nuovo con mezzo ventaglietto, quindi maglia bassa, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, punto puff successivo, mi vado a chiudere qui in alto con una maglia bassa, ecco qui, e riparto di nuovo, quindi completiamo tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, ho fatto l'ultimo ventaglietto. A questo punto mi vado a chiudere qui nella prima maglia bassa iniziale e da qui ripartiamo a fare i punti puff, quindi inizia di nuovo il giro, quindi vado a fare 3 catenelle, rientro di nuovo e vado a fare un punto puff con 3 gettati, quindi 1, 2 e 3, chiudo, lascio 2 asoline e chiudo tutte insieme, una catenella e mi vado a chiudere qui nella catenella iniziale con una maglia bassa, vado a fare una catenella, vado nella maglia bassa successiva, vedete qui c'è la maglia bassa e le catenelle, catenella, le 2 catenelle, quindi vado qui e vado a fare un punto puff, quindi riparto di nuovo con un nuovo giro di punti puff, quindi alterniamo i punti puff dai mezzi ventaglietti e andiamo avanti così per la lunghezza che noi desideriamo. Ok, quindi continuiamo a fare il motivo per la lunghezza che desideriamo e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, ho terminato la lunghezza del mio maglioncino. A questo punto occupiamoci della manica, quindi andiamo a raccogliere tutte le maglie della manica. Allora, io ho aggiustato anche il multiplo di 3, quindi aggiustiamo anche il multiplo di 3 perché andremo a fare anche questo motivo alla fine, quindi andremo a fare delle maglie alte. Qui ho fatto la prima maglia, vedete, quindi partiremo con le maglie alte e poi andremo a finire la nostra manica con il motivo. Quindi andiamo a raccogliere tutte le maglie della manica, entro in un punto qua in una maglia, vado a fare maglia bassa e una catenella, quindi vado a prendere tutte le maglie e vado ad aggiustare anche il multiplo di 3. Quindi andiamo a raccogliere tutte le maglie della manica e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, ho raccolto tutte le maglie alte della manica, a questo punto vado a lavorare le maglie alte, quindi mi sono chiusa nella terza catenella, quindi nella catenella iniziale, con una maglia bassissima. A questo punto andiamo a lavorare le maglie alte, quindi tutto a giro, vedete, questa è la mia manica, quindi andiamo a lavorare le maglie alte per i giri naturalmente che ci servono. Ogni giro, ogni 2 giri andiamo a tagliare il filo e andiamo ad iniziare dall'altra parte. Infatti vedete che si nota, non si nota completamente, vedete la linea di chiusura. Continuiamo a lavorare le maglie alte fino a quando non raggiungiamo appunto metà braccio, quindi metà braccio fino a qua e poi l'ultimo pezzo lo andiamo a fare con il motivo. Ok, quindi continuiamo a lavorare con le maglie alte per la manica. Ho terminato i giri di maglie alte per la manica e mi sono fermata a metà con le maglie alte. A questo punto andiamo a fare il motivo, quindi io volto il mio lavoro e vado a prendere le maglie, la prima maglia, quindi vado a fare una catenella, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia bassa, qui vado a fare 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro qui nella maglia bassa, quindi entro qui e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, salto 2 maglie di base, quindi 1 e 2, entro nella terza maglia con una maglia bassa e qui ripeto tutto, quindi 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro qui, vedete qui c'è la maglia alta, entriamo qui e andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3,
quindi salto 1 e 2, entro nella terza maglia e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro qui, entro nella maglia bassa e vado a fare 3 maglie basse, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, salto 1, 2, vado qui nella terza maglia, vado a fare maglia bassa e qui andiamo a ripetere questo per tutto il giro. A questo punto andiamo a fare il secondo giro del motivo, i punti puff, quindi ci alziamo con 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia bassa, prendo il filo e lo lascio in sospeso sull'uncinetto per 1, 2 e 3, chiudo, lascio 2 asoline sull'uncinetto e poi vado a chiudere tutte e due insieme, quindi vado a fare 2 catenelle, entro nelle 2 catenelle qui, abbiamo fatto la maglia bassa, le 2 catenelle, quindi entriamo qui e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro qui nella maglia bassa e vado a fare un punto puff con 3 gettati, quindi 1, 2 e 3, chiudo, lascio 2 asoline, poi chiudo tutte e due insieme, 2 catenelle, entro nelle 2 catenelle e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle e ripeto tutto per tutto il giro e per tutti i giri che mi servono. Ok, quindi andiamo avanti facendo il motivo, andando avanti per la lunghezza che ci manca, quindi quanti centimetri ci mancano andiamo a fare la lunghezza, quindi andiamo avanti con il motivo fin quando non raggiungiamo la nostra lunghezza desiderata e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminate le maniche, a questo punto andiamo a fare la scollatura, quindi andremo a fare prima delle maglie basse tutta a giro e poi andremo a fare dei mezzi ventaglietti. Praticamente non andiamo a fare il punto puff, solamente i mezzi ventaglietti. Ok, quindi partiamo a fare tutta la scollatura, quindi entro qui, vado a fare la maglia bassa e vado a fare tutto il giro di maglie basse raccogliendo le maglie. Arrivati a questo punto, vedete alla punta, vado a chiudere un tantino, o la chiudete col lago, la punta la chiudete un tantino col lago, oppure andiamo direttamente con l'uncinetto, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro qui, vedete questa è la maglia alta, entro qui prima della maglia alta e prendo la maglia, passo dall'altra parte direttamente, quindi vado a chiudere un tantino la scollatura, quindi entro qui e vado a prendere la maglia e la chiudo così facendo una maglia alta, vedete, e ho chiuso un tantino la scollatura. A questo punto vado a lavorare da questa parte le maglie basse, quindi vado ad entrare qui, vado a fare maglia bassa e vado a raccogliere tutte le maglie basse, quindi se noi vogliamo un tantino la scollatura chiusa andiamo a passare direttamente dall'altra parte, continuo a prendere le maglie, quindi io sono qui, vedete, quindi passo questo e vado in questa maglia, quindi ogni maglia alta vado a prendere una maglia bassa, così, vedete. Quindi continuiamo e terminiamo il giro con le maglie basse e poi ci vediamo qui per continuare. Arrivate alla fine mi vado a chiudere nella prima maglia bassa che ho fatto con una maglia bassissima. A questo punto partiamo con i mezzi ventaglietti, quindi mi alzo con una catenella, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia bassa. Qui andiamo a fare 2 catenelle, 1 e 2 catenelle, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte.
Allora saltiamo 3 maglie di base, quindi 1 2 3 maglie di base, entriamo nella quarta andiamo a fare una maglia bassa, così. Quindi ogni 3 maglie andiamo a fare una maglia, quindi diventa un multiplo di 4. Quindi quando andiamo a raccogliere le maglie andiamo a fare un multiplo di 4, ad aggiustare un multiplo di 4. Quindi qui andiamo a fare 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare 1 2 e 3 maglie alte, salto 3 maglie di base, quindi diventa multiplo di 4, 1 2 3, entro nella quarta, maglia bassa, 1 2 catenelle, prendo il filo, rientro nella stessa maglia, 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte, salto 1 2 3, vado nella quarta e faccio maglia bassa. Ok, quindi questo è i nostri mezzi ventaglietti. Continuiamo, quindi dobbiamo continuare con i mezzi ventaglietti facendo tutto il giro, e viene così, vedete, noi anche qui nella punta bisogna continuare con i ventaglietti tranquillamente. Completiamo il bordino della nostra scollatura e il nostro progettino è pronto per essere indossato. Bene, questo tutorial termina qui, ci vediamo presto con un nuovo video sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.